Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato alla pneumatica, quindi questo video farà parte della playlist relativa a questo argomento. Di cosa si tratta? Si tratta del vedere in che modo possiamo regolare l'uscita di un cilindro a doppio effetto, come vediamo in questa figura, con due diverse velocità, inizialmente una fuoriuscita veloce fino a quando non raggiunge un fine corsa di riferimento e da quel momento in poi la velocità diventa più lenta. Quindi abbiamo due velocità, più veloce e avvicinamento lento. Ovviamente per fare questo abbiamo bisogno delle valvole di regolazione di flusso. Bene, ma vediamo che cosa fare. Prima ancora di vedere il video, due piccole informazioni per tutti coloro che si fossero imbattuti nel mio canale in questo momento. Sto parlando di regolazione della velocità, volevo fare una breve introduzione sulla regolazione di un cilindro pneumatico. La regolazione di un cilindro si ottiene attraverso le valvole che si chiamano regolatrici di flusso, dette anche strozzatori, strozzatrici, dipende, che controllano che cosa? Controllano la quantità dell'aria che entra o che esce dal cilindro. Come vediamo qua, ce n'è uno in ingresso e uno in uscita. I modi di regolazione che utilizzano lo strozzamento si differenziano proprio da questo, dal punto in cui viene limitato il flusso in cui viene inserito il nostro regolatore, o all'ingresso o all'uscita. Se messo all'ingresso si chiama meter in, se all'uscita meter out. Cosa sono queste due diverse regolazioni? In che cosa si differenziano, a parte la posizione della valvola? Nel caso di meter in, regolazione in ingresso, abbiamo visto che la regolazione è posizionata sull'alimentazione. E cosa fa? Limita la velocità del pistone perché limita la quantità dell'aria che entra nella camera di lavoro. Generalmente è utilizzato per applicazioni con cariche costanti ed è meglio utilizzarlo con cilindri a semplice effetto. Se abbiamo un cilindro, non è questo il caso perché questo l'ho messo con un cilindro a doppio effetto, ma se si vuole utilizzare dal punto di vista reale e pratico, meglio utilizzare questa regolazione con un cilindro a semplice effetto. Questa invece è la regolazione allo scarico. La valvola è posizionata sulla linea di scarico del cilindro. La velocità del pistone quindi è controllata, in questo caso limitando la quantità di aria che esce da questa camera. Mentre prima poteva fluire liberamente, adesso fluisce attraverso questa regolazione. Questo metodo garantisce un controllo della velocità più stabile rispetto al precedente ed è il metodo preferibile per i cilindri a doppio effetto, in quanto garantisce un movimento più fluido e controllato. L'ultima cosa di cui vogliamo parlare è questa, perché tempo fa su un video mi era stata posta una domanda del perché la velocità di spinta quando il cilindro esce è minore di quella di rientro, di trazione. In generale, in assenza di regolatori di flusso, ma anche col regolatore di flusso, in un cilindro che sia pneumatico o dinamico a doppio effetto, la velocità di spinta e di trazione sono sempre diverse, perché a causa della presenza dello stelo che riduce l'area di spinta. La spinta avviene sull'intera area del pistone, mentre la trazione avviene su un'area minore, perché non può spingere sul pistone perché c'è lo stelo, quindi influisce solo su quest'area qui. Di conseguenza, a parità di pressione e di portata dell'olio, il cilindro si muove più velocemente in rientro in trazione piuttosto che in spinta. Qui vedete l'immagine, questo ovviamente viene dal mio programma di software simulato, vedete che in uscita ho 0,63 e in rientro 0,81. Dal punto di vista proprio del calcolo, la velocità di spinta è minore per quale motivo? Perché la portata è data dall'area di spinta per la velocità. Ma se no, quindi la velocità è la portata per l'area. Essendo la portata costante, l'area invece diminuisce e quindi la spinta è maggiore al rientro perché c'è meno aria rispetto a quella di spinta. Per questo le due velocità sono diverse dal punto di vista naturale. Ma adesso è il momento di andare sul nostro software Fluidisim
per la realizzazione dello schema e la simulazione dello stesso. Bene, andiamo avanti. Eccoci qua, FluidSim per la creazione di schemi e simulazione e test del programma. Andiamo a prendere i componenti. Mi serve un cilindro a doppio effetto. Ecco, prendo questo qua, faccio un po' di ingrandimento per adesso. Mi serve il distance rule, che è quello per segnalare, indicare i miei fine corsa. Cosa facciamo? C'ho un fine corsa di iniziale e c'ho un fine corsa finale, ma in questo caso voglio che ci sia un terzo fine corsa che mi servirà per indicare quando è che ci deve essere la modifica della regolazione della velocità. Quindi questo qui lo chiamo A con 2 nel mezzo, potrei chiamarlo A con 1 e A con 2 il terzo, ma non ha importanza, non è importante poi il senso. È A con 1. Possiamo vedere che il cilindro allo stato attuale ha una lunghezza massima di 100 mm. Facciamo così, chiudo un attimo e devo andare sul mio cilindro. Vedete che è messo a 10 cm. Posso farlo andare anche a 20 cm o anche a 25, non cambia niente, 25 cm. Adesso sul mio distance rule vedete 0,250, quindi qua metto a 0, che ovviamente si trova all'inizio del mio A2. Questo è quello intermedio. Se vogliamo che la corsa rallenti, non so, dopo 170 mm, mettiamo 170 mm. E poi a 1, quello terminale, devo mettere la massima lunghezza della fuoriuscita del mio stelo. Ecco, vedete, mi fa vedere che si trova qui e lì ho il mio A1. Come sempre la valvola, il cilindro a doppio effetto va a coppia come due comici con una valvola di distribuzione 5-2 che vado a prendere qua. Valvola 5-2, ce ne sono diverse, volevo vedere se ce n'era già una combinata senza bisogno che vada a trasformarla. Vabbè, non c'è, prendo questa qui. Valvola 5-2, vado a collegare così e così. Qua ci sono gli scarichi, li metto semplicemente per motivo che poi in simulazione mi apparirebbe il messaggio connessioni aperte e non mi va di vedere i messaggi. Questo invece è l'ingresso della mia valvola di distribuzione, quindi metto il mio simbolo di pressione. Ecco. Vado a modificare questa valvola perché c'è un ritorno a molla, quindi tolgo lo spring return dal lato destro e dal punto di vista vado a mettere un comando pneumatico. Ok, adesso ho bisogno di 3 fine corsa. Andiamo sulle valvole che sono usate più spesso, ci dovrebbe essere già un fine corsa. Ecco, prendo questo qua. Questo qui è anche pilotato, lo facciamo senza pilota, questo è pilota automatico. Quindi tolgo il pilota, qua vedo la mia anteprima, mi sta bene. Gli metto già il mio Scaricus. Ok, e vado a prendere altri 2 e CTRL V. Per assegnare il fine corsa, la valvola 3.2 al fine corsa, al mio distance rule, devo dargli l'etichetta. Questo è il mio A0 e mi farà vedere che è già attivato, ovviamente, perché A0 è già spremuto. Questo qui metto A1, che è quello esterno, ovviamente non è premuto, e anche questo qui A2 non è premuto. Ok, cominciamo a collegare il mio A0 a questa valvola 5.2 perché quando A0 è attivato mi sposterà la configurazione di questa valvola in questa condizione, quindi
non sarà allo scarico ma sarà in spinta. Ovviamente questo qui che era in spinta va in scarico. A 1 ovviamente quando arrivo in fondo deve ritornare indietro. Qui dice come me ne faccio di A2? E adesso lo vediamo. Queste due valvole devono essere alimentate dalla pressione, però voglio fare in modo che il ciclo parta con un pulsante di inizio ciclo, uno start, non semplicemente do pressione e continua a partire, altrimenti poi lo devo fermare staccando la pressione o prendendolo a martellate. Quindi vado a prendere un pulsante normalmente chiuso, eccolo qua, sempre una valvola 3-2, quindi qui la pressione arriverà solo quando il pulsante è premuto. Qui devo mettere invece ovviamente la mia pressione. Valvola normalmente chiuso, viene premuta, quella configurazione diventa questa la nuova posizione, va in pressione, ok, va avanti. Qui ho il mio A1 che l'ho fatto tornare indietro, adesso c'è A2. Qualcuno già si sta chiedendo, ma scusa, non avevi detto che bisognava mettere la valvola di regolazione? Sì, ma nel caso che voglio due velocità diverse, non posso mettere la valvola di regolazione qua, perché altrimenti la velocità a questo punto sarà sempre e unicamente una, sia quando raggiunge a 2 e anche da 0 ad A2 la stessa e la stessa anche da 2 ad A1. Così devo fare un'operazione un po' diversa. Intanto, siccome mi serve spazio, facciamo così. Qui gli devo mettere anche qui la sua pressione. Benissimo, disse il mio amico, disse Settimo. Adesso mi serve un'altra valvola. Mi serve una valvola come questa qua. Faccio però copia e incolla e poi la sistemiamo, perché questa deve essere una valvola non a comando, ma una valvola pilotata, quindi non manuale, ma diventa una 3, scusa, diventa una 3-2. Togliamo lo spring di qua, togliamo il comando manuale di là. Ecco, questa valvola qua, che non è meccanica, la sua configurazione, la sua posizione dipende semplicemente da segnali pneumatici. Quali sono i segnali pneumatici che mi servono? A2 lo metto da questa parte. Quindi inizialmente la valvola si trova in questa condizione. Qui naturalmente mi serve la sua pressione. Mentre questa qua la collego con A1. Qui ho il mio scarico perché questa valvola, vedete che è allo scarico, lo scarico qui lo tolgo lo scarico di qua e faccio in modo che questo scarico vada su questo scarico. Quindi lo scarico di questa valvola, quando si trova lo scarico di questa valvola, si trova in fondo qua. Ma per avere due velocità, faccio in modo che anche questo non sarà un'alimentazione, ma anche questo sarà uno scarico. Uno scarico, per così dire, a portata da 0 a 1, a 2, e un altro scarico quando invece è da A2 ad A1 quando interviene questo qui. Allora speriamo che non sia troppo veloce. Quanti chilometri all'ora, dove sei andata a finire? Eccola qua, la mia valvola. Vado a ruotarla, rotate di 90 gradi, la metto, fermo lì, la metto qua sullo scarico,
e qui gli metto il mio silenziatore tanto per evitare che mi dia dei messaggi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto in modo che dal tratto 02 la valvola si trova in questa, lo scarico e scarica in questa dal 3 e quindi scarica senza nessuna restrizione. Quando interviene a 2, questa valvola si sposta e quindi lo scarico non sarà più questo qua, ma sarà quest'altro che invece è stata impostata con la valvola regolatrice. Quindi in questo caso la valvola regolatrice sullo scarico non qui, ma in fondo. Questo è un metodo per realizzarlo. Adesso per farlo facciamo in modo che voglio vedere la velocità, vado a impostare la simulazione del mio circuitino 1 a 10, altrimenti non si vede assolutamente niente, e lo mandiamo in simulazione. Andiamo in simulazione, vedete 0,68, 0,83, ecco, e qui cambia, poi torna indietro. Rivediamolo cosa succede. Vedete che per adesso sono in A1, appena interviene a 2 cambia tutto. Ed ecco, così abbiamo visto in che modo modificare la nostra velocità con questo sistema. Possiamo vederlo anche con un altro componente, sposto un attimo questo che mi dà fastidio, c'è lo state diagramma di stato, dove sei? C'è una cosa importante, una cosa di stato, state diagram, lo metto qui, ecco, lo metto qua, questo mi fa vedere, prendo questo, sembra che lo trascini qua dentro ma non succede niente, e mi dice cosa vuoi vedere, la posizione del cilindro, se sta andando su, sta andando in giù, vabbè, vuoi vedere anche la velocità, ok, la velocità però voglio vederla, non so, di colore blu, ok, e poi vado a cliccargli e gli dico che non la voglio di linea sì, sottile, ma thick, come dicono i Jethro Tull in un famoso album, thick as a brick. Ok, Ian Anderson. Adesso, se questo lo metto qua, e questo lo metto qua, e questo lo allarghiamo, facciamo una cosa senza precedenti, e lo mandiamo in esecuzione, vedremo cosa succede. Vedete la velocità, poi è diventata fermo. Andiamo ad esaminare quindi quello che è successo, lo allarghiamo, facciamo così. Esagerazione, mi sono spostato troppo. Ecco, questo è il cilindro che arriva a 25 e poi ritorna indietro, questo è quando si sta sullo 0. Questa è la velocità ovviamente all'inizio 0, poi aumenta fino ad arrivare ad A2, e qua vedo la velocità, poi la velocità diminuisce e questa è la velocità da A2 fino ad A1. Questa invece è la velocità del cilindro al rientro e questa invece è la velocità quando il cilindro è fermo, stoppato. Bene, quindi questo è tutto, spero che vi sia stato di vostro gradimento, che vi sia piaciuto. Se lo è stato mandatemi un messaggio, iscrivetevi al mio canale dove trovate moltissimo altro. E niente, e arrivederci al prossimo video. Buona continuazione.